Ciao a tutti amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momiss e benvenuti ai nuovi iscritti. Super estivo, super facile, veloce, di tendenza e aggiungerei anche delicato è il progetto di oggi. Realizzeremo una borsa a pannello appunto in rete e non solo, e tutto quello che ci occorre è davvero pochissimo. Del cordino, del filato. Io per esempio ho utilizzato del cordino lo Swan Twister nella variante burro che potete reperire sullo shop online di Filati 3 Sfere. In ogni caso tutti i link utili ve li lascio giù nell'info box come sempre. È una rocca da 300 grammi, il cordino risulta abbastanza morbido, scorrevole, quasi setoso al tatto, mi è piaciuto davvero molto e ho lavorato questo filato con l'uncinetto numero 3, però è possibile lavorarlo anche col 3,5. Ho utilizzato anche una coppia di manici in legno da 17 cm. Infine uno scampolo per andare a foderare i due pannelli fronte e retro, visto che la lavorazione risulta un po' traforata, ma non troppo. In base ai vostri gusti, se non vi va di foderarla potete anche lasciarla senza fodera, perché alla fine non è molto traforata. Comunque poi lo vedrete nel corso del tutorial. Io a questo punto direi di passare direttamente al tutorial di oggi, perché il video dura un po' troppo, ma non perché mi sono persa in chiacchiere, ma perché come sempre vi do molti consigli utili e anche molti consigli per personalizzare il progetto in base ai vostri gusti. Quindi a questo punto sigla! Chiaramente partirò dal manico e andrò a lavorare delle maglie basse esattamente in queste fessure. Qualsiasi tipo di manico da 17 cm abbiate a disposizione, farete ugualmente lo stesso procedimento. Per lavorare all'interno di queste fessure ci sono in realtà due modi. O con l'uncinetto numero 3, per esempio io faccio in questo modo. Prendo il filo, è abbastanza sottile, quindi posso fare questa operazione e lo faccio passare attraverso la prima fessura, in questo modo, da dietro. Quindi porto il cordino all'esterno, lo inserisco sull'uncinetto, tiro tutti i fili, riprendo il filo e vado a chiudere semplicemente maglia bassa. E voilà! Quindi metto il filo in due, entro da dietro, metto sull'uncinetto il filo, tiro bene i fili e chiudo a maglia bassa. Quindi per tutte le fessure che mi ritrovo andrò a fare questa operazione, altrimenti potrei anche andare a lavorare le maglie basse con l'uncinetto 2,5, che è un uncinetto più sottile e che mi permette di entrare facilmente all'interno della fessura. Quindi tiro fuori il filo, lo prendo e faccio la prima maglia bassa. Sempre all'interno della stessa fessura entro e chiudo a maglia bassa. Quindi ho due alternative. Quindi, come vi dicevo prima, indipendentemente dal manico che state utilizzando, farete ugualmente la stessa operazione. Il numero totale di maglie basse che andrò a lavorare sul manico è 34, quindi ci dobbiamo ritrovare con 34 punti bassi. Anche se vi ritrovate un manico da 18 cm, 1 cm non fa la differenza, quindi andate davvero tranquille. Per cui continuo così per tutte le fessurine che mi ritrovo. Alla fine faccio questa operazione con l'uncinetto 2,5. Ultima fessura, quindi ultime due maglie basse, una e due. Quindi lavorate le prime 34 maglie basse. Cosa faccio? Cambio il numero di uncinetto, passo al 3. Questo cordino è possibile lavorarlo o col numero 3 o col 3,5. Io lo lavoro col 3, mi trovo meglio col 3. Quindi cosa faccio? Una catenella, giro il manico e vado a lavorare un punto in ciascun punto in costa frontale. Quindi vado a prendere la sola frontale, quindi questa, e non quella dietro. E vado a lavorare un punto in ciascun punto per un totale sempre di 34 punti bassi. Così. Quindi asolina frontale. Prendo il filo e chiudo, asolina frontale, chiudo, asolina frontale e chiudo. Perfetto. Tra l'altro questo cordino è molto scorrevole da lavorare, molto piacevole. Ultimo punto
Ok, 34esimo, quindi catenella, giro il mio manico, sono sulla parte davanti. Adesso la terza riga inizia subito con degli aumenti ad inizio e a fine riga. Questo significa che faremo 2 punti nello stesso punto qui e a fine riga, per cui entro nel primo punto, prendo tutta la maglia e faccio il primo aumento, quindi 2 punti nello stesso punto. Dopodiché vado a lavorare i 32 punti che mi ritrovo tra il primo e l'ultimo punto. Quindi 1, 2, 3, 32esimo punto basso, perfetto. Nell'ultimo punto aumento, quindi 2 punti nello stesso punto e durante questa terza riga ci ritroveremo con 36 punti bassi. Facciamo una catenella, quarta riga, un punto basso in ciascun punto per un totale di 36 punti bassi. Quindi nessun aumento. 3, 4, 36, perfetto. Catenella, quinta riga, quindi voltiamo il nostro manico e iniziamo con la riga di aumenti, sempre ad inizio e a fine riga, 2 punti nello stesso punto. Iniziamo subito col primo punto, 2 punti nello stesso. Poi andiamo a lavorare gli altri 34 punti. Quindi 1, 2, 3, 33esimo punto, 34esimo punto, nell'ultimo aumento, 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Chiaramente durante questa quinta riga ci ritroveremo con 38 punti. Come abbiamo fatto prima, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 38 punti. Semplice e veloce. Quindi 1, 2, 3, 4, 38. Catenella, giriamo il nostro manico, ultima riga di aumenti. Da 38 punti bassi passeremo a 40 punti bassi e poi per il resto della lavorazione praticamente lavoreremo su questi 40 punti. Per cui durante questa settima riga iniziamo sempre con l'aumento, 2 punti nello stesso punto, poi andiamo a lavorare 36 punti bassi, 1, 2, 3, 36, ultimo punto, 2 punti bassi nello stesso punto. Totale di 40 punti bassi. Come abbiamo fatto nelle righe precedenti, andiamo a lavorare un'unica riga di maglie basse, quindi di sole 40 maglie basse. Iniziamo con la prima, la seconda, la terza, quarta, 39, 40esimo ed ultimo punto. Ok, quindi catenella, giriamo il nostro lavoro, il nostro manico e iniziamo col punto di lavorazione che predominerà tutto il progetto, ovvero il punto rete. Molto semplice e veloce da eseguire. Quindi fatta la catenella, nel primo punto vado a sostituire il primo punto alto con una maglia bassa sull'altra e vi consiglio di eseguire anche voi lo stesso procedimento e poi vi mostrerò il perché. Quindi entriamo nel primo punto e chiudiamo a maglia bassa, tra l'altro è semplicissimo da eseguire. Poi entriamo nella maglia della maglia bassa, riprendiamo il filo e chiudiamo sempre a maglia bassa. E così ci siamo alzate in maniera pulita a maglia alta. Dopodiché aggiungiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo 1 e 2 punti di base e nel terzo andiamo a fare un punto basso. Ok.
e abbiamo realizzato così il primo archetto. In realtà è come se avessimo fatto 4 catenelle. Perché? Perché per tutta la riga andremo a lavorare 4 catenelle, una maglia bassa, 4 catenelle, una maglia bassa. È importante iniziare la riga proprio in questo modo e terminarla esattamente allo stesso modo, ma poi lo vediamo insieme. Intanto continuiamo il nostro lavoro. Fatta la maglia bassa, stavolta lavoriamo 4 catenelle, 2, 3 e 4. Quindi saltiamo 2 punti, andiamo nel terzo e lavoriamo un punto basso. Per cui 4 catenelle, 4, perfetto, saltiamo 2 punti e nel terzo un punto basso. 1, 2, 3, 4, saltiamo 2 punti, un punto basso e a fine riga ci ritroveremo con gli ultimi 3 punti. Perché? Perché ne salteremo 2 e andremo a chiudere la riga esattamente qui. Quindi proprio come abbiamo fatto all'inizio, 3 catenelle e una maglia alta sostituita dalle 2 maglie basse, faremo allo stesso modo alla fine. Quindi faremo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi, anziché fare la maglia alta e chiudere così, facciamo un'altra operazione, semplicissima. Ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo e chiudiamo soltanto la prima asola. Ci ritroviamo con 2 asole sull'uncinetto. Riprendiamo il filo, chiudiamo le altre 2. E abbiamo fatto una maglia bassa sull'altra. In realtà è una catenella e sopra la catenella la maglia bassa. Ci avviciniamo il più possibile alla maglia bassa sull'altra. Ed ecco qua il risultato. Quindi per tutta la lavorazione inizieremo e termineremo la riga in questo modo, con una maglia bassa sull'altra più le 3 catenelle. Per tutto il resto della lavorazione 4 catenelle, 3 catenelle a fine riga più la maglia bassa sull'altra. Quindi facciamo una catenella, semplicissima, giriamo il nostro lavoro e molto semplicemente andiamo a sostituire sempre la prima maglia alta con le 2 maglie basse. Quindi una maglia bassa, entriamo nella maglia della maglia bassa, riprendiamo il filo, 2 asole e chiudiamo. Stessa regola di prima, 3 catenelle, 2, 3. Adesso dovremmo fare la maglia bassa sul primo archetto, ma lo saltiamo, lo andiamo a recuperare nella riga successiva. Attenzione a questo passaggio, poi vi mostrerò meglio. Intanto saltiamo questo archetto, andiamo direttamente nel successivo. Maglia alta, 3 catenelle, secondo archetto, maglia bassa. Perfetto. Riprendiamo la sequenza della riga precedente. 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Archetto successivo, entriamo e lavoriamo un punto basso. Quindi 1, 2, 3, 4. Archetto successivo, un punto basso. Adesso ci rimangono gli ultimi 2 archetti. Intanto andiamo a fare le 4 catenelle e il punto basso sul penultimo archetto, ovvero questo. Perfetto. Qui a fine riga dobbiamo ripetere lo stesso procedimento di inizio riga, per cui andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Non andiamo a chiudere nell'ultimo archetto, ma andiamo a chiudere nella maglia bassa lavorata sull'altra. Ci ritroveremo con queste 2 asole, 1 e 2. Dobbiamo sempre entrare nella seconda perché la prima asola corrisponde alla prima maglia bassa e la seconda asola corrisponde a quella lavorata sulla prima. Penso che tutto sia chiaro. Quindi entro nella maglia alta, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo la prima, mi rimangono 2 asole, vado a chiudere tutto. E voilà! Perfetto, questo qui sarà il risultato. Nella seconda riga di archetti ci ritroviamo 12 archetti, mentre nella primissima 13 archetti. Questo perché? Perché sia ad inizio che a fine riga non abbiamo lavorato la maglia bassa sul primo archetto, ma l'abbiamo saltato. Ma adesso, durante la terza riga di archetti, andiamo a recuperare
tutto. Iniziamo subito, facciamo la catenella e giriamo il lavoro. Anche qui è semplicissimo, non vi preoccupate. Vado a lavorare una maglia bassa sull'altra sempre nel primo punto, quindi prendo il filo, chiudo le prime due, rientro nella maglia e ho fatto una maglia sull'altra. Sempre 3 catenelle, mi raccomando, 1, 2 e 3. Adesso cosa facciamo? Andiamo a lavorare il punto basso prendendo non solo l'archetto che ci ritroviamo al di sotto, ma anche il primissimo della prima riga. Quindi non entro con l'uncinetto qui e chiudo, ma entro nel primissimo archetto della prima riga, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassa. Quindi blocchiamo i primi 2 archetti delle prime 2 righe insieme, così. Questa operazione la faremo chiaramente anche a fine riga. E per tutte le righe di lavorazione alterneremo la seconda e la terza riga che stiamo lavorando insieme, ma dopo lo vediamo. Fatto questo andiamo a lavorare sempre le 4 catenelle. 4. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo un punto basso. 4 catenelle, archetto successivo, un punto basso. Mi ritrovo agli ultimi 2 archetti, quindi il terzo l'ho già lavorato con la maglia bassa. Nel penultimo andiamo a lavorare sempre una maglia bassa, prima lavoriamo le 4 catenelle. Perfetto. Ripetiamo di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a lavorare un punto basso prendendo sia il secondo che il primo archetto, quindi entriamo direttamente qui alla base. Prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa, una maglia bassa allungata. Poi, come abbiamo fatto all'inizio in maniera speculare, ripetiamo 3 catenelle e poi andiamo a lavorare sulla maglia alta sottostante, quindi non nella prima asola ma nella seconda, proprio qui, la maglia alta sostituita dalle 2 maglie basse. Quindi chiudiamo la prima asola, riprendiamo il filo e chiudiamo le altre 2. Perfetto, e fino a qui ci siamo. Avete visto? È semplicissimo. Bisogna soltanto fare attenzione ad inizio e fine riga e ripetere per tutte le righe successive, fino a un tot di righe che poi vi mostrerò, la seconda riga e la terza riga. Infatti adesso noi rivediamo per un'altra volta la seconda riga. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, vado sempre nel primo punto e sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Poi facciamo 3 catenelle, 3. Saltiamo l'archetto che ci ritroviamo al di sotto e andiamo direttamente nel successivo e facciamo un punto basso. Questo significa che nella riga successiva andremo a lavorare il punto basso prendendo gli altri 2 archetti. Come vi dicevo prima, bisogna ripetere la seconda e la terza riga. Quindi ricominciamo 4 catenelle, archetto successivo, un punto basso, 4 catenelle, archetto successivo, un punto basso, ultimi 2 archetti, quindi 4 catenelle e nel penultimo facciamo un punto basso, poi l'ultimo archetto lo saltiamo e facciamo 3 catenelle. Ok, poi entriamo nell'ultimo punto alto, ecco qui, prendiamo il filo, chiudiamo la prima asola, ne abbiamo 2 e le chiudiamo tutte e 2. Perfetto. E questo è il risultato, archetto sull'altro archetto. Ora facciamo una catenella, iniziamo la riga successiva, intanto facciamo una maglia bassa sull'altra, 3 catenelle, il punto basso lo lavoriamo prendendo il secondo e il primo archetto che ci ritroviamo al di sotto, quindi non entriamo qui ma qui. E facciamo questa maglia bassa allungata. Ecco qui, primo archetto, bloccati i 2 archetti, continuiamo con il nostro lavoro. Quindi 4 catenelle,
nell'archetto successivo un punto basso, 4 catenelle, nell'archetto successivo un punto basso. Ultimi 2 archetti, per cui 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa sul penultimo archetto e poi, come abbiamo fatto all'inizio, andiamo a fare sempre 4 catenelle innanzitutto, le 3 catenelle solo alla fine, e andiamo a bloccare questo archetto e quest'altro. Quindi ci inseriamo proprio qui, prendiamo il filo, facciamo una maglia bassa allungata e voilà! Facciamo le ultime 3 catenelle, entriamo nell'ultimo punto alto, prendiamo il filo, chiudiamo la prima asola, riprendiamo il filo e chiudiamo le altre 2. Catenella e giriamo il nostro lavoro. Fino ad ora abbiamo lavorato 5 righe di archetti. 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo continuare esattamente per altre 2 righe per un totale di 7 righe appunto archetti. Perché? Perché poi lo schema subirà una variazione, non tanto ad inizio e a fine riga, ma sulla parte centrale. Andremo a dare movimento a tutta la trama, creando così questi ventaglietti sulla parte centrale. Anche qui semplicissimo. Ok, 7 righe di archetti completata, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima riga. È facilissimo contare le righe, basta che tirate un po' la lavorazione e contate tutti gli archetti. Iniziamo l'ottava riga, facciamo la catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo in maniera normale. Andremo a lavorare i primi 5 archetti come li lavoriamo sempre. Quindi catenella fatta, sostituisco il primo punto alto e aggiungo le 3 catenelle. 1, 2 e 3. Salto l'archetto e vado nel successivo, quindi primo archetto, 4 catenelle, secondo archetto, 1, 2, 3, 4, terzo archetto, 1, 2, 3, 4, quarto archetto e adesso facciamo l'ultimo, 1, 2, 3, 4, maglia bassa sull'archetto successivo, quinto ed ultimo archetto. Ad inizio riga, a fine riga sarà la stessa cosa, 5 archetti ci dobbiamo ritrovare. Fatto questo, ci ritroviamo sulla parte centrale. Cosa facciamo? 3 catenelle. Nell'archetto successivo lavoriamo 3 punti alti, quindi filo sull'uncinetto, primo punto alto, filo sull'uncinetto, secondo punto alto, filo sull'uncinetto, terzo punto alto. Ecco qui, 3 punti alti nell'archetto centrale. Semplice semplice. Come abbiamo fatto prima, 3 catenelle. 1, 2, 3. Maglia bassa nell'archetto successivo. E ricominciamo con le 4 catenelle e gli archetti per un totale di 5. Quindi 1, 2, 3, 4. Archetto successivo, primo archetto e infine 1, 2, 3 catenelle, mi raccomando, e concludiamo la riga con l'ultimo punto alto. Quindi chiudo la prima e poi chiudo la seconda. Catenella, giriamo il nostro lavoro, sostituisco il primo punto alto, aggiungo le 3 catenelle. Durante questa riga andiamo a bloccare i 2 archetti sottostanti, quindi vado qui e blocco i 2 archetti, 1 e 2. Come notate è sempre una costante, questa lavorazione ad inizio e fine riga ce la porteremo sempre. Poi 4 catenelle e facciamo il secondo archetto e continuiamo per un totale di 5. Perfetto, quinto ed ultimo archetto. Li contiamo insieme, 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo un sesto archetto qui, quindi 4 catenelle,
2, 3 e 4. Quindi sulle 3 catenelle prima delle 3 maglie alte e facciamo un punto basso. Quindi da 5 archetti passeremo a 6 archetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e facciamo un punto basso qui, nell'archetto subito dopo i 3 punti alti e poi ripartiamo con le 4 catenelle fino a terminare la riga. 1, 2, 3, 4, punto basso. E concludiamo con 3 catenelle e un punto alto sull'ultimo punto, che non è questo perché questo è il punto basso, è questo qui. Perfetto. Quindi chiudo la prima, chiudo la seconda catenella e possiamo girare. Anche qui abbiamo 6 archetti, 3, 1, 2, 3, per un totale di 6. Giriamo il nostro lavoro. Riga numero 10, quindi sostituisco il primo punto alto, 1 e 2. 3 catenelle. E se prima ho fatto la maglia bassa allungata, questa volta vado direttamente nel secondo archetto saltando il primo. E ripeto, primo archetto, 1, 2, 3, 4, secondo archetto e continuiamo fino ad avere un totale sempre di 5 archetti. Ci ritroviamo nuovamente sulla parte centrale. Andiamo a lavorare 5 punti alti nel secondo punto alto dei 3 sottostanti e nel frattempo blocchiamo anche l'arco di 6 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, entro direttamente nel secondo punto alto, prendo il filo, chiudo le prime 2 e chiudo le altre 2. Primo punto alto, secondo punto alto, terzo punto alto, quarto e quinto. E ho fatto così praticamente un ventaglio di 5 punti alti. Proprio come ho fatto prima vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso nell'archetto successivo e riparto 4 catenelle, un punto basso, 4 catenelle, un punto basso fino a fine riga e poi sappiamo come chiuderla. Quindi ci dobbiamo ritrovare con un totale di 5 archetti. Quindi procediamo così, ci vediamo nella riga successiva. Velocizziamo un po' perché comunque tutti i passaggi sono ripetitivi. Andrò molto veloce sia ad inizio che a fine riga e focalizzerò molto di più l'attenzione sulla parte centrale, che tra l'altro è quella che ci interessa di più. Perfetto, mi ritrovo nell'11ª riga. Ho già fatto i primi 5 archetti. Andiamo a fare il sesto archetto proprio qui, proprio come abbiamo fatto nella riga precedente. Facciamo 1, 2, 3 e 4, un punto basso, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, saltiamo il ventaglio di 5 punti alti e andiamo nelle 3 catenelle, facciamo un punto basso. Perfetto. E adesso ripartiamo con le 4 catenelle e le maglie basse sugli archetti. Riga 12, 5 archetti già fatti, mi ritrovo sulla parte centrale. Come abbiamo fatto prima per il ventaglio di 5 punti alti, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nel terzo punto, proprio qui, e blocchiamo anche le 6 catenelle che ci ritroviamo della riga precedente. E qui facciamo esattamente 7 punti alti, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ecco qui. E poi facciamo 3 catenelle come prima e un punto basso nell'archetto successivo. Ok. E
questo sarà il risultato. È chiaro che riesco a lavorare 7 punti alti in un unico punto perché il filato è molto sottile e abbastanza morbido, potete notarlo anche voi. Anche lucidino, morbido e scorrevole al tatto, quindi non è detto che se utilizzate un filato diverso, magari più rigido o più spesso, riuscite a fare 7 punti in un unico punto. Casomai ne fate sempre 5 e non succede nulla. 13ª riga. Ho fatto i primi 5 archetti normali e il sesto con la maglia bassa sulle 3 catenelle. Ci ritroviamo sempre sulla parte centrale con i 7 punti alti e qui lavoriamo anziché 6 catenelle ne lavoriamo 7. 4, 5, 6, 7. Maglia bassa sull'archetto di 3 catenelle. E adesso ripartiamo con le 4 catenelle e così via. 14ª riga, quindi sempre 5 archetti. Mi ritrovo sulla parte centrale delle 7 catenelle, al di sotto abbiamo 7 punti alti. Questa volta facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripetiamo il procedimento di prima. Da 7 punti alti passiamo a 5, quindi andiamo a scalare. Filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, nel quarto punto blocchiamo anche le 7 catenelle, andiamo a lavorare 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Subito dopo facciamo le 3 catenelle come di consueto e poi un punto basso nell'archetto successivo e si riparte con le 4 catenelle più gli altri 5 archetti. Riga numero 15, quindi primi 5 archetti e il sesto sempre di 4 catenelle col punto basso fatto sulle 3 catenelle, proprio come prima. Adesso qui abbiamo i 5 punti alti, andiamo a lavorare 6 catenelle, 5, 6, un punto basso nell'archetto di 3 catenelle e poi ripartiamo con le 4 catenelle e gli ultimi 5 archetti. Riga numero 16, 5 archetti, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, 1, 2 li saltiamo, nel terzo punto alto bloccando anche le 6 catenelle andiamo a lavorare 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Perfetto, quindi 3 catenelle come di consueto, un punto basso nell'archetto successivo. Ecco qui, e questo sarà il risultato. Terminando così la trama abbiamo finito, poi come vi dicevo prima riprenderemo col punto rete. 17ª riga è già iniziata, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 archetti soliti, ci ritroviamo sempre sulla parte centrale e qui procediamo in maniera normale, quindi sempre 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia bassa nell'archetto fatto da 3 catenelle e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, saltiamo i 3 punti che abbiamo al di sotto, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo un punto basso e siamo ritornate praticamente alla lavorazione di prima col semplicissimo punto rete. Basterà semplicemente lavorare le 4 catenelle, il punto basso su ogni archetto e il gioco è fatto. Quindi dobbiamo continuare per altre 6 righe, più questa che abbiamo fatto insieme sono 7 righe totali, per un totale partendo dalla primissima riga di 23 righe totali. Questo è il risultato. Come notate il lavoro si è alzato perfettamente in maniera abbastanza omogenea, tra l'altro potete vedere anche con i vostri occhi sia il primo lato che il secondo lato è venuto su davvero abbastanza bene e con quei piccoli accorgimenti che vi ho fatto ad inizio video sia il lato di sinistra che il lato di destra risulta poco traforato, quindi quando andremo a cucire il pannello davanti e il pannello dietro non avremo le due estremità traforate.
e quindi a parer mio anche antiestetiche. Lavorazione super pulita, perfetta. A questo punto dobbiamo andare avanti per qualche altra riga per andare a definire la parte inferiore della borsa, quindi questa parte qui. Riprenderemo nuovamente il punto basso ma con qualche variazione, adesso lo vediamo subito. Quindi iniziamo la riga numero 24, giro il mio lavoro. Dobbiamo lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante e nei primi due punti alti ad inizio e fine riga, mentre negli archetti andremo a lavorare soltanto 2 punti bassi. Così facendo ci ritroveremo 40 punti bassi totali, quindi lo stesso numero di maglie con cui siamo partiti all'inizio. Quindi questa è l'ultima riga di 40 punti bassi. Rifaccio la catenella, quindi primo punto alto, un punto basso, primo archetto, 2 punti bassi, punto basso sottostante, un punto basso, archetto successivo, 2 punti bassi, punto basso sottostante, un punto basso, archetto, 2 punti bassi e continuiamo così per tutta la riga. Ultimo archetto, 38, 39, ultimo punto alto, 40° punto. Adesso facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andremo a lavorare un punto in ciascun punto in costa retro per un totale sempre di 40 punti. Entro nella costina retro e facciamo un punto basso, costina retro, secondo punto basso, costina retro, terzo punto basso e continuiamo così fino a terminare anche questa riga. Semplice e veloce. 40. Ok. Catenella, giriamo il nostro lavoro. Continueremo sempre a lavorare il punto basso in costa retro con una differenza, che faremo diminuzione sia ad inizio che a fine riga. Quindi ricapitoliamo un po'. Se all'inizio del nostro lavoro eravamo partiti con 34 punti bassi e poi man mano abbiamo aumentato di 2 punti a destra e a sinistra, arrivando così ad un totale di 40 punti bassi, adesso facciamo proprio al contrario. Da 40 punti bassi ritorneremo ai 34 punti bassi iniziali. In questo modo realizzeremo una sorta di metà fondo che poi, congiunto all'altro pannello, diverrà un unico fondo, una sorta di fondo di base della borsa. Ma poi lo vediamo. Intanto procediamo. Il primo punto lo saltiamo e questo conta come diminuzione. Andiamo direttamente a lavorare il secondo punto, sempre in costa. Quindi questa è la prima diminuzione. Poi andiamo a lavorare sempre un punto in costa in ciascun punto sottostante. Quando arriviamo a fine riga, quindi ho lavorato la 37esima, andiamo a diminuire, a lavorare insieme gli ultimi 2 punti bassi e lo facciamo in maniera invisibile, così non si vede. Quindi cosa facciamo? Sempre in costa retro, entriamo nella metà asola dietro, nella metà asola dietro dell'altra maglia e abbiamo 2 asole qui sull'uncinetto e la terza. Prendiamo il filo, facciamo passare il filo attraverso le 2 asole, ne abbiamo 2 e chiudiamo tutto. E abbiamo fatto così una diminuzione invisibile, che solitamente la si fa per gli amigurumi. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro e sempre in costa andiamo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 38 punti bassi. 3 e 4. E continuiamo. Non appena terminiamo questa riga, giriamo il nostro lavoro, facciamo la diminuzione ad inizio e fine riga come vi ho appena mostrato. Da 38 punti bassi passerete a 36 punti bassi. Fatto questo, lavorerete un punto in ciascun punto, sempre per un totale di 36 punti bassi, e poi di nuovo catenella, girate il lavoro e fate nuovamente la diminuzione, finché non vi ritrovate con 34 punti bassi. Bisogna lavorare l'ultima riga di 34 punti bassi per assestare un po' le diminuzioni ad inizio e fine riga. Io procederò esattamente in questo modo, proprio come ho fatto qui. Notate che va a scalare, quindi tutte le diminuzioni sono state effettuate, sono state fatte correttamente
e questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Facciamo una cosa, in ogni caso nella clip successiva vi lascio per iscritto i passaggi che andrò a fare io, non ve li mostro perché comunque sono sempre ripetitivi, non farei altro che allungare il video. Vi lascio questa clip, soprattutto è utile per le principianti. Fatto questi ultimi 2 passaggi, ci rivediamo per continuare il progetto insieme, ma siamo quasi alla fine. 34esima ed ultima maglia bassa, faccio una catenella e adesso taglio il filo. In questo modo abbiamo raggiunto la seguente altezza di 26 cm, quindi a partire proprio dalla lavorazione, non dal manico, perché col manico siamo a 43 cm, quindi 26 cm di lavorazione per 26 cm. Ora vi do qualche suggerimento, qualche consiglio utile per chi desidera realizzare lo stesso modello ma più grande, magari più grande in altezza. Anziché andare a realizzare subito le maglie basse sugli archetti con tutte le diminuzioni, procedete sempre con il punto rete finché non raggiungete i centimetri desiderati. Una volta che siete soddisfatti, andate a realizzare le maglie basse sugli archetti ed eseguire il resto della lavorazione. Sappiate che le 8 righe a maglia bassa in costa misurano 4 cm. Poi un altro consiglio utile è quello di andare a rifinire tutto il perimetro del pannello, quindi i 3 lati, semplicemente a maglia bassa. È un passaggio che io non farò perché praticamente mi è rimasto questo cordino, 300 grammi sono andati via tutti, realizzando il primo pannello ed il secondo pannello che già avevo fatto. Mi è avanzato il filo giusto per andare a cucire i 3 lati, quindi salterò il passaggio della rifinitura a maglia bassa. Però se per esempio hai del filato in più e desideri rifinire i 3 lati è semplicissimo e adesso te lo mostro. Intanto bisogna tagliare comunque il filo qui, bisogna disporre il proprio pannello sul dritto del lavoro e partire esattamente da qui. Faccio un piccolo esempio così veloce, magari può esservi d'aiuto, non so. Vado a puntare l'uncinetto esattamente nel primo punto basso realizzato, cercando di prendere entrambe le asole della maglia bassa che ho al di sotto. Quindi un'asola e la seconda asola è qui. In questo modo vado a rifinire per bene la lavorazione senza andarla a dilatare, senza creare spazietti antiestetici. Quindi prendiamo il filo e facciamo il primo punto basso. Poi seconda riga, un altro punto basso. Poi la codina la andiamo a nascondere, è chiaro. Terza riga, terzo punto basso. Quarta riga, quarto punto basso e quindi andremo a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Ecco qui, in questo modo. Per esempio qui nell'angolino, nella zona in cui finisce la lavorazione a maglia bassa e inizia quella a punto rete, possiamo aggiungere anche altre 2 maglie per un totale di 3, facendo così un piccolo angolo e dando una forma ben precisa alla nostra borsa. Si può fare, perché no? E poi praticamente bisogna continuare sempre a maglia bassa in ciascun punto sottostante. E adesso vi spiego il motivo per cui all'inizio, se vi ricordate, vi avevo suggerito di lavorare ad inizio a fine riga una maglia bassa sull'altra. Proprio per questo motivo, perché facilmente entreremo nel punto basso che ci ritroviamo, lavorato sul primo, e nell'altro. Così. Poi qui abbiamo, notate, io non so se notate, cercherò di mostrarvelo, qui abbiamo un punto basso sull'altro. Noi entriamo semplicemente con l'uncinetto prima in un punto basso e poi nell'altro, così.
In questo modo vedrete che andrete a definire i 3 lati o quantomeno i primi 2 laterali in maniera super precisa e perfetta. Quindi vi suggerisco vivamente di iniziare e terminare la riga a punto rete con le 2 maglie basse lavorate l'una sull'altra, anche perché così facendo non vi andate a complicare la vita durante questo passaggio, anzi risulterà molto più facile di quanto non sembri. Ed è chiaro che se decidete di realizzare un pannello molto più lungo, quindi molto più grande in altezza, e decidete anche di rifinire i 3 lati, non vi basterà certamente una rocca da 300 grammi, ma almeno 2. La seconda vi avanzerà, magari potete farci qualche altro progetto. Un'altra cosa che dimenticavo a dirvi: una volta che andate a rifinire i 3 lati, è chiaro che acquisirete 1 centimetro in più per lato. Quindi se in larghezza misura attualmente 26 cm, col giro a maglia bassa di rifinitura arriverete sicuramente a 28 cm. Detto questo, io andrei direttamente a foderare i 2 pannelli fronte e retro, quindi prenderò della stoffa, la ritaglierò della stessa forma e dimensione, sempre 1 centimetro in più per andare a cucire. Penso che farò direttamente una fodera a pannello, vado a cucire direttamente sul pannello. Fatto questo procedimento andrò a cucire i 3 lati, per cui passeremo da così a così e voilà, i 2 pannelli li ho foderati. Sulla parte superiore, quindi dove c'è l'apertura, ho inserito una passamaneria così per definire un po', anche perché è più carino così a vedersi. Ecco qui. I laterali non li ho definiti perché comunque andremo a cucire e quindi in ogni caso non si vedranno, mentre l'apertura della borsa è ben visibile, quindi ho preferito andare a nascondere le cuciture. A vostra scelta è anche possibile applicare una chiusura magnetica anche qui, ma nel mio caso non è necessario perché comunque sto utilizzando questi manici, quindi nemmeno vado ad applicare una chiusura, vado semplicemente a cucire i 2 pezzi e, come vi anticipavo prima, andrò a mettere il tutto dritto su dritto. Anzi, vi faccio vedere anche il risultato finale. Ecco qui, guardate come il tessuto esalta di gran lunga tutta la trama, tutta la lavorazione. Molto 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 carino, mi piace molto. Quindi a questo punto, come vi dicevo, dritto su dritto. Come notate tutto combacia perfettamente, quindi non mi rimane che prendere il cordino che mi è rimasto, a voglia sì, ce la faccio con questo, un ago, e andare a cucire i 3 lati. Come vi dicevo prima, andrò a prendere maglia per maglia, solita cucitura dall'esterno, e inizierò proprio da qui, dall'angolo, quindi sia questa zona che la zona opposta verranno lasciate libere e partirò con la cucitura esattamente da qui lungo tutti i 3 lati e terminerò qui. Dimenticavo comunicarvi un altro consiglio utile: se lo desiderate potete realizzare un giro borsa per conferire profondità appunto al progetto, quindi appunto andate a realizzare una lunga fascia semplicemente a maglia bassa di 5 oppure 8 cm, abbastanza lunga. Per sapere la misura precisa basterà misurare i 3 lati e andarli a sviluppare appunto nel giro borsa con righe di andata e di ritorno. Questo è un consiglio che vi do spesso quando vado a lavorare progetti a pannello, ma in ogni caso sappiate che cucendo in questo modo, come sto facendo io, dritto su dritto, poi andrò a capovolgere il progetto, acquisirò un po' di profondità sia ai 2 lati che alla base. Poi tra l'altro alla base ho fatto queste diminuzioni sia da una parte che dall'altra e, come notate, si viene a creare questa sorta di fondo. Ecco qui, notate? Un piccolo fondo, quindi già in questo modo otteniamo un po' di profondità. Quindi già ho fissato i 2 angoli, rientro e do un'altra passata e stringo bene.
Bene, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice all'insù e con un commento qui in basso. Se provate a replicarlo inviatemi le vostre foto oppure mi taggate nei vostri post, insomma vedete un po' voi. Io a questo punto vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, mi raccomando iscrivetevi se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi tutorial. Seguitemi anche sui miei social Facebook ed Instagram e per tutti coloro che non posseggono un account social possono contattare l'indirizzo email che lascio qui in sovraimpressione e giù nell'info box. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!